Ciao e benvenuti su Menti Taro. Oggi voglio parlare della tentazione di aggiungere carte extra alla fine della stesa quando il responso finale non ci piace, magari vogliamo vedere se in un futuro un po' più lontano la situazione migliorerà. Prima però, per chi non mi conosce, mi presento, sono Minti di Minti Taro, sono una cartomante e una tarologa e mi dedico a aiutare i lettori tarocchi a migliorare le loro capacità di lettura fino a raggiungere un livello professionale e ad aiutarli ad avviare la loro attività economica legata ai tarocchi se sono appunto interessati a farlo. Se avete interesse, volete più informazioni riguardo ai miei programmi, vi invito a scrivermi un'email a mentitaro@gmail.com o un messaggio in Facebook, mi trovate come Ales Menti. Dunque, per quanto riguarda la questione che voglio trattare oggi, mi è stata posta da un membro del mio gruppo Facebook che appunto si domandava se nel momento in cui si faceva una stesa per vedere se si risolveva una certa situazione o comunque per vedere un po' come funzionava un settore della propria vita nei prossimi mesi e le carte non erano particolarmente positive, se appunto era possibile aggiungere altre carte alla fine per vedere se più in avanti la situazione sarebbe migliorata, quindi praticamente poteva fare una stesa da 3 o anche da 5 e poi magari veniva l'otto di spade, quindi aggiungere altre carte per vedere se poi magari la situazione migliorava, una o due carte in più. Dunque, per quanto mi riguarda, io non aggiungerei altre carte, raramente lo faccio perché quando io mischio le carte pongo l'intenzione, cioè chiedo alle carte di rispondermi alla domanda con un certo numero di carte, cioè io specifico che voglio la mia risposta con una certa stesa con un certo numero di carte. Questo vuol dire che il mazzo risponde in maniera esaustiva con le carte richieste. E con le carte più adatte a rispondere appunto alla domanda in base al numero appunto richiesto. Quindi con questo approccio è abbastanza inutile aggiungere altre carte perché sarebbe un po' come rifare la domanda alle carte, rifare un'altra stesa con la stessa domanda per vedere se magari il messaggio cambia, no? Quindi è un po' come forzare qualcuno a farti dire di sì, anche se in realtà la risposta è no. Ehm, lo faccio veramente raramente perché appunto non vale sinceramente la pena. Una pratica più efficace secondo me è se la risposta delle carte, il responso non ci piace, è di chiedere alle carte che altri passi, che azioni possiamo porre in essere per modificare, cambiare la situazione oppure per accettarla, adattarci meglio alla situazione. Ovvero chiedere un consiglio alle carte fondamentalmente, perché bisogna sempre ricordarsi che le carte percepiscono le energie del momento e quindi il futuro che mostrano è un futuro probabile, non definitivo, è un futuro che può
arrivare, essere diciamo manifestato soltanto se proseguiamo secondo un certo cammino. Le energie noi le cambiamo di giorno in giorno, di momento in momento e cambiando le energie cambiamo anche il futuro probabile, quindi qualsiasi responso anche negativo che troviamo, che riceviamo dalle carte è in parte, se non altro, modificabile da noi perché noi in parte abbiamo la possibilità di modificare le energie che influenzano questo responso. Dico in parte perché le situazioni sono il risultato di azioni nostre, ma anche azioni di persone che sono sempre coinvolte nella stessa situazione. Ovviamente noi possiamo cambiare le nostre azioni, ma non le azioni degli altri più di tanto, no? Quindi certo non è che possiamo cambiare tutta l'energia relativa a una certa situazione, però spesso, veramente, nella maggior parte dei casi, se cambiamo il nostro corso di azioni, questo influenza notevolmente il responso delle carte, se le facciamo più avanti, per esempio, e quindi anche la situazione che il futuro, diciamo, che mostrano si attua in maniera diversa. Ho fatto uno dei primi video su questo argomento che consiglio caldamente di guardare, lo metterò il link qui sopra, che appunto si intitola Il futuro è scritto. Brevemente la risposta breve è no. E quindi se le carte sono negative, semplicemente si chiede, si cerca con le carte sempre di vedere come possiamo modificare la situazione, come possiamo migliorarla, e se non c'è modo comunque si va avanti e si cerca di accettare anche la situazione. Questa è una parte importante di un qualsiasi processo di guarigione anche esterna, di responsabilità nostra. Però insomma la soluzione non arriva dall'aggiungere altre carte o comunque da rifare la stessa domanda più volte finché non si ottiene la risposta che vogliamo. Bene, spero che questo video sia stato utile, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like al video e a iscrivervi se non l'avete già fatto e a attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi tarot tips. E noi ci vediamo presto. Ciao!